Nel video precedente abbiamo trattato un argomento scottante che girava sul web oramai da tanto tempo ed era la prima parte. Oggi andremo a trattare la seconda parte, da altri test, analisi, situazioni che si sviluppano sempre in un paio di mesi. Non potevo fare un video che durasse un'ora, anche perché i miei video sono lunghi e me ne rendo conto, però alcuni nei commenti hanno detto: come fareste a spiegare tutti questi dettagli in video da 10 minuti, 8 minuti, 15 minuti? Vi ringrazio di questo commento perché in effetti voglio essere sempre chiaro, voglio usare quanti più dettagli possibili in modo da far vedere qual è la mia personale esperienza. E anche sui BMS c'è la personale esperienza. L'ultima volta dal titolo "il BMS si può staccare?" Sì, si può staccare. Nel video abbiamo visto che quindi, essendo una scelta personale, si può, ma anche si può decidere di non staccarlo. Bene, oggi vedremo la terza scelta. Si può staccare, non si può staccare, ovvero decidiamo di non staccarlo, oppure perché lo possiamo mantenere ma in una maniera differente dal sì e il no. Bene, vedremo un sacco di dettagli utili per questo strumento fondamentale, ma che può essere veramente gestito in molti modi, e questi modi sarete voi a deciderli in armonia con la vostra configurazione, col vostro impianto personale. Buona visione, iscrivetevi al canale. Ora iniziamo con la prima fase. Perché vorrei tenere il BMS? Perché innanzitutto è la cosa più semplice, cioè compro un apparecchio, attacco al P- tutto, cioè l'inverter, attacco i regolatori di carica oppure l'inverter ibrido e tutto va sul P-. Praticamente lui assorbirà la corrente dei pannelli, la darà alle batterie e quando l'inverter la richiederà farà il senso contrario, e questo avviene anche ovviamente in simultanea. Quando le batterie scenderanno a una temperatura invernale che è pericolosa, lui bloccherà la carica. Quando le batterie saliranno anche singolarmente a una tensione che è esagerata, lui bloccherà l'ingresso. Attenzione, quando dico, come ho detto nel video precedente, bloccherà l'ingresso, lui in realtà non fa un off sul P-, perché sennò bloccherebbe anche l'inverter, ma lui non permetterà alle batterie di assorbire corrente. Questo cosa significa? Che abbiamo un impianto semplice, tutto controllato dal BMS. Allora perché non dovrei metterlo? Uno, i costi del BMS. Perché? Perché abbiamo visto che i BMS, come tutte un po' le apparecchiature, sono sottodimensionate. Quindi dai test effettuati, non solo miei ma in generale, quando pigliamo un BMS da 150 A 12 volt che dovrebbe portare 1,8 kW, l'aspetto positivo è che io ho visto che a 2 kW non brucia, quindi ha una percentuale in più. Ma qual è l'aspetto negativo? Che il cavo scalda. E se teniamo i 2 kW, 1,8 kW per cui è stato progettato, 1,6 kW anche, per più di 3, 4, 5 minuti, scalda tantissimo. Quindi è un cavo sottodimensionato, questa è una certezza. Un'altra cosa che abbiamo visto nei daily è esattamente il SOC, che è quella lancetta che indica lo state of charge, che non è affidabile, fa un po' quello che vuole. Un altro aspetto negativo è il fatto che i cicli non vengono calcolati come dovrebbe essere, cioè visibilmente in base a un uso corretto, ma io dopo un mese di utilizzo col BMS nello stato normale, i cicli che mi ha segnato sono 2. Perché? Perché ho scaricato le batterie pochissime, quanto io faccio dei test, quindi l'ho scaricato di un 40%, in discesa, caricata del 50%, scaricata del 60%, non è tanto, eppure in un mese ha segnato solo 2 cicli. Ora è vero che un ciclo non è da 0 a 100, da 100 a 0, ma quando usiamo pochi ampere, anche un terzo, un quarto della batteria, un quinto, lui segna un ciclo, perché alla fine è un andamento di salita e discesa, ma non puoi segnare 2 cicli in un mese. Quanto durerà questa batteria? 4.000 cicli? 3.000? 6.000? Quindi sono veramente troppo tempo.
Quindi c'è un'inesattezza. Una segnalazione anche da qualche amico del canale riguarda il sensore di temperature, che ha una sua discrepanza, non è totalmente affidabile. Comunque, a parte questi elementi, vediamo che l'attacco normale del BMS consentirà di gestirlo in una maniera ottimale, e l'handicap sarà il costo. Si scalderà perché i cavi sono sottodimensionati. Se però usiamo il 48 volt, il 24 volt, sarà tutto più lineare e avremo la possibilità di usare il BMS, ok? Passiamo ora a perché non voglio il BMS. Il primo aspetto che viene menzionato da coloro che sostengono il no al BMS è il fatto che innanzitutto è uno strumento in più che si può guastare, si può danneggiare, che scalda, come abbiamo già detto. Inoltre ha un costo, perché il 12 volt 500 A, anche il 250 A cominciano a costare già 400-500 euro. In più c'è un altro discorso: il BMS consuma perché assorbe una sua entità, se è il BMS quello importante, mentre il BMS, quello piccolino che abbiamo fatto vedere nel video precedente, che fa un po' da testa e basta, consuma pochissimo. Ora, una cosa importante è anche il fatto che attraverso queste connessioni, questi diversi cavi che girano per aumentare la quantità di attrezzi o apparecchiature sull'impianto, sono tutte dispersioni termiche, dispersioni da connessione, quindi sono apparecchi in più che dobbiamo mettere. Ma se facciamo comunque un impianto sobrio, quanto più leggero, con meno fusibili e meno staccabatterie, ci guadagniamo anche in termini di rapidi passaggi di corrente, di accrocchi in meno che mettiamo, eccetera. Quindi uno dei sostenitori del no è proprio questo fattore che ho appena menzionato. Vediamo altri fattori importanti. Un altro aspetto dell'inutilità del BMS riguarda l'equalizzazione, ovvero il BMS sposta 120-150 mA, non servono a niente, ma invece è l'equalizzatore attivo che sposta 5, 6, 7, 8 A. Sarà lui a muovere effettivamente gli ampere all'interno delle varie batterie. Ecco che sotto il profilo del bilanciamento il BMS diventa inutile, mentre sotto il profilo del controllo diventa essenziale. Ad esempio, se arriviamo a 2,5 volt, il BMS stacca. Ora, in discesa stacca totalmente, cioè toglie il P-, quindi si spegne l'inverter, si spegne tutto e anche i pannelli. Questa può essere una pericolosità. Perché? Perché quando si spegne lui non riparte da solo. Da diversi test fatti sul daily bisogna attivare il BMS. A volte c'è lo schermo, quello che indica con i LED il livello della batteria, lì c'è un tastino reset, schiacciando quello riparte. Se non avete comprato quel pannello, alcuni provano a fare un corto tra il B- e il P-, tanto è sempre polo negativo, e a volte parte, ma a volte no, spesso no, soprattutto se si lascia un quarto d'ora, mezz'ora, e quindi si sono forse, dico io, forse esauriti i condensatori interni. E a quel punto cosa bisogna fare? Bisogna riattaccare il cosiddetto trasformatore o alimentatore stabilizzato con una tensione leggermente superiore a quella in cui si trova la batteria, e lui, positivo sulla batteria e negativo sul P-, lui riparte, si riconnette al Bluetooth e rivediamo il tutto. Qual è la problematica in questo? Se dovesse sganciarsi per eccesso di discesa, quindi si sgancia a 2,5, il giorno dopo lui non è ripartito. I pannelli dove non abbiamo installato i relè che sganciano cominciano a ricevere il sole e a entrare nel regolatore di carica, che non è connesso alle batterie, perché passerebbe dal P-. Lì cosa avremmo? Avremmo la tensione che entra, gli ampere che entrano nel regolatore di carica, mentre non ha la connessione alle batterie. Questo è un aspetto molto negativo. Alcuni sono protetti, quasi tutti no, e quindi andremo a bruciare il regolatore di carica, a parte certi MPPT dove hanno anche tarata una protezione che evita questo, ma tutti i PWM e gli MPPT senza protezione andrebbero quindi a bruciarsi, perché non riparte da solo, bisogna sotto i 2,5 andare poi a farlo ripartire. A questo punto andiamo alla seconda configurazione, cioè non userò il BMS, ovvero dal video precedente capiamo che è stato posizionato un BMS piccolino che serve solo per il controllo.
quindi sarà attaccato al menu della batteria, ci saranno tutti i cavi che andranno a distribuire questo leggerissimo bilanciamento, ci saranno due equalizzatori attivi che vanno invece a fare il lavoro pesante. E come risolviamo alcuni problemi che adesso menzionerò? Il primo fra tutti è se il BMS in realtà in salita non sgancia ma riduce solo l'ingresso dai pannelli e noi non abbiamo attaccato i pannelli sul P-, come facciamo nel caso che salgano? Ebbene, in questo caso si fa quello che si faceva quando avevamo l'impianto con le piombo, quando avevamo l'impianto con le LiFePO 4, come coloro che tolgono il BMS e basta. Il punto è questo, ci fidiamo delle altre apparecchiature. Quali sono? Vediamo insieme tutti i dettagli. Primo, abbiamo comprato delle batterie buone di grado A, che sono realmente nuove, efficienti, non abbiamo preso grado B, batterie usate, gonfie, ricicli di magazzino che si sbilanciano fortemente. Secondo aspetto, abbiamo uno o due bilanciatori attivi che fanno un grosso lavoro di recupero degli sbilanciamenti. E terzo aspetto fondamentale, abbiamo tarato il regolatore di carica solare a 3,40 per cella. In questo modo, quando arriviamo a 3,40, che è la soglia dove le batterie cominciano a prendere il potere di sbilanciamento, anche 3,42, lui, il regolatore di carica solare, avrà visto il totale delle celle che saranno già bilanciate, che saranno belle, nuove, e dirà adesso attenuo fino ad azzerare la corrente. A quel punto non permetteremo alle batterie di sbilanciarsi per eccesso di carica. Siamo già al 95% della carica. Quando arriviamo a 3,42, 3,44, perché andare oltre? Per qualche ampere in più rischiamo questi sbilanciamenti. Questo non lo sto dicendo per togliere il BMS, ma per sostenere coloro che vogliono togliere il BMS. Stiamo valutando aspetti positivi e negativi in entrambi gli aspetti. E poi vedremo la sorpresa, cioè il terzo aspetto, quello significativo, che aggiusta un po' tutto. Bene, l'altro aspetto del non ho il BMS, quindi quando arrivo a 2,5 cosa succede? Li sgancia. Se su quel P- attaccheremo il relè allo stato solido che abbiamo visto nel primo video, che comanda i due relè di potenza o un relè di potenza se abbiamo meno pannelli o tre relè di potenza se abbiamo tre stringhe, a quel punto sotto i 2,5 il P- staccherà lì, ma non è un problema perché tanto se sono a 2,5 perché non stavano caricando, può darsi che sia arrivato alla sera, alla notte, quella è una discesa da consumo, ma insieme al P- a questo cavetto che va ai relè faremo un altro cavetto che va a un relè che sgancia il meno generale della batteria, interrompendo anche l'inverter. Qui abbiamo lo stacco totale della batteria e questo è molto utile quando siamo in un camper dove l'abbiamo un po' abbandonato perché siamo fermi da un mese, non ci accorgiamo di aver fatto off in tutti gli off e le batterie stanno andando giù. Ebbene, un relay che sgancia tutto è la cosa ideale. Ma attenzione, in questo modo abbiamo sganciato tutto, abbiamo usato questo BMS piccolino, ma il punto qual è? Noi ci siamo già fidati di tutti gli altri strumenti con i quali lavoriamo da anni e già ci fidiamo, cioè l'inverter, mentre le batterie scendono, ha già staccato passando la rete a una soglia di intervento che abbiamo già stabilito. Se lì non è passato perché non abbiamo la laccia della rete, è sceso per darci un altro allarme alla seconda soglia. Se questo allarme non l'abbiamo sentito, lui c'ha già il low cutoff, ovvero la soglia minima dove lo stesso inverter stacca la batteria. Allora capite che abbiamo già una serie di interventi che lavorano, è vero, non su singola cella, per quello che stiamo mantenendo un piccolo BMS, ma sono già degli interventi. In discesa c'è l'inverter, in salita c'è il regolatore di carica, questi poi magari incorporati insieme in un ibrido, ma è questo il funzionamento. Invece col BMS piccolino abbiamo il controllo delle celle, abbiamo la visione di tutto quello che sta accadendo e abbiamo gli interventi estremi. Ora, vediamo altri aspetti molto interessanti del sì e del no. Abbiamo già menzionato un altro aspetto positivo nell'attaccare direttamente l'inverter alla batteria, che non dovrà passare attraverso contatti, attraverso cavi, altre apparecchiature, quindi avremo un prelievo nel caso degli spunti, nel caso della necessità di grandi correnti molto importante, sicuramente con connessioni dirette alla batteria. Una problematica è se lasciamo il pacco batterie in zone molto fredde
e che quindi la mattina parte a 0 gradi, il BMS impedirà la carica perché dovrà proteggere la batteria dal freddo. Se stacchiamo il BMS, questo come può avvenire? A volte si attacca un semplicissimo interruttore domotico o anche non connesso alla rete, ma semplicemente un termostato che in caso di temperatura tarata su quei gradi andrà a sganciare quello che menzionavamo prima già installato, cioè il relè che stacca i pannelli. Non pensate che queste connessioni siano complesse, perché alla fine parliamo del P- a cui parte un filo che andrà a connettersi a un SSR che piloterà i pannelli fotovoltaici. Questo filo diventerà la stessa connessione per il generale che sgancerà tutto, e questo filo potrà diventare anche la connessione passante da un termostato che in caso di freddo sgancerà lui, perché sarà il passaggio dal P- agli SSR. Questi sono aspetti tecnici, direi molto tecnici, dove il profano può darsi che ascoltandoli possa dire: sì, ma io tutte queste cose per un BMS, ma allora io lo lascio il BMS. Bene, è una scelta, anche quella, ovviamente. E ad esempio col BMS, quello grande dove passa corrente, ci sono dentro tutti i MOSFET e quant'altro che devono produrre, ci sono quindi temperature, dispersioni, non si ha se abbiamo semplicemente il piccolo BMS da 20 euro che gestisce solo il controllo delle celle. È un'altra cosa che aggiungiamo negli elementi, perché voglio essere chiaro, poi farete una valutazione in base a tutti questi elementi. Queste sono le cosiddette chiacchierate che ci sono nei gruppi culturali o a livello web, dove ognuno dice la sua, e quindi si raccolgono anche test personali piuttosto che impressioni, piuttosto che anche dai commenti. Avete visto quanti commenti ha suscitato questo video? Tantissimi, proprio perché nella testa di ognuno di noi c'era, anche se per convenienza poi scegliamo il BMS, ma c'era l'idea di dire: ma basta questo BMS, non riesco a programmarlo, non riesco a tararlo, non è affidabile. È vero che protegge, ma protegge in che modo? Io non ci credo molto, allora perché non lo togliamo? Alcuni fanno dei video molto semplicistici, ma io non voglio contestare nessuno. Quando dicono togliamo il BMS, no. Io sto facendo un'analisi, valutiamo insieme se toglierlo o no. Che impianto ho? Un impianto a 48 volt con pochi pannelli e un inverter modesto, ma mettiamolo sto BMS da 80 euro, basta, abbiamo risolto tutto. Poi gli aggiungiamo altre soglie come l'SSR, eccetera, per sganciare i pannelli, perché abbiamo paura che quel P-, che è il punto dolente, possa sganciare. Vi dico una cosa, se io vi dicessi il Battery Go, cioè questo piccolo cosettino che controlla le celle, avesse avuto l'uscita di un paio di relè, non l'avreste messa uno a 2,5 sgancia e un altro a 3,75 sgancia e avremmo risolto tutto? Allora stiamo parlando, perché i prodotti in commercio non sono allineati a quello che vorremmo noi consumatori o tecnici o utilizzatori. Ma se ci fosse una programmazione di questi prodotti semplici con 2 relè e il controllo, noi avremmo speso per un BatGo, cosa costa? 20 euro? C'è anche da 8 euro sui siti cinesi e avremmo risolto. Ma siamo qua a fare video, a parlare e ad ascoltare i vostri messaggi e voi a scrivere proprio perché manca proprio la volontà di fare il prodottino semplice che costa poco e che ci riporta alla vecchia idea delle batterie al piombo dove c'erano 2 cavi e basta, con tutta un'altra serie di problemi. Allora è questo il vero problema, che noi dobbiamo inventarci il fai da te, perché non c'è una volontà commerciale a soddisfare i clienti, ma a creare un'orda di prodotti. Il primo produttore americano, cinese, asiatico, europeo, quello che volete voi, che produrrà un BatGo che controlla le celle e in funzione della taratura mi fai 2 sganci a 2,5 e 2,75, queste aziende chiudono, perché tutti compreremmo quella cosettina da 10 euro e lì gli attacchiamo i 2 relè che staccano, uno i pannelli per sicurezza e l'altro tutto quanto per sicurezza, con un termostato che gli attacchiamo noi. Questo sarebbe l'impianto ideale, non c'è. Dobbiamo quindi vedere su che strada prendere, dove dirigerci, e da qui il mio impegno, lo vedete, e i vostri commenti mi dimostrano, perché sono stati tantissimi, che avete un interesse anche voi a questa cosa. Bene, analizziamolo, andiamo avanti. Un altro esperimento che voglio fare, mi sto informando, è esattamente quello di chiedere a queste aziende cinesi se hanno un BMS
col cicalino, cioè che quando arrivo alle soglie lui faccia beep. Sapete perché? Perché quel beep significa alimentare con un polo positivo o un negativo. Già vi è venuto in mente cosa fare? Avremmo risolto anche lì il problema. Ecco perché non c'è il cicalino. Perché al cicalino noi gli mettiamo esattamente quell'unico neo dei BMS che non sgancia quando arriva alla soglia massima. Se avessimo il cicalino imposteremmo noi, vai a suonare, ovvero vai a sganciare il relay quando arrivi alla soglia massima. Ecco che da qui capiamo che ci stiamo avvicinando alla soluzione. Ora voglio parlarvi quindi della terza soluzione, l'ultima che chiude, spero, questi video, ma non ci credo, perché dai vostri commenti, dalle analisi ulteriori andremo a fare anche la terza sessione, vedrete, la terza parte che dovrà parlare di altre migliorie, di altre cose che possono uscire, che dovrò testare o le avrete testate voi. Ci sarà questa comunicazione tra me e voi, cari amici del canale, in modo da arrivare all'ottimo. Ora andiamo a analizzare quindi la terza fase. In questa terza parte parlerò proprio di un'altra tipologia di soluzione. Vediamo se può accontentare coloro che sono incerti. Voglio il BMS, però vorrei toglierlo perché in effetti costa queste 400-500 euro, poi è difficile da programmare. Invece con quello piccolino in effetti ho più controlli istantanei e il resto lo fanno i relay. A questo punto facciamo un piccolo riassunto. Col BMS se arriva a 2,5 stacca, la stessa cosa la fa quello piccolo, il P- stacca il relay. L'unico handicap vero è che se arriva una cella in sovraccarica, cioè la tensione sale oltre i 3,8, 3,7, quello che abbiamo programmato, il P- impedisce l'ingresso, ma in questo modo, avendo collegato direttamente inverter e pannelli alla batteria, non avremmo questo stop, cioè questo rallentamento. A questo punto cosa facciamo? Questo è l'unico vero problema, perché il resto, la temperatura l'abbiamo già analizzata, il controllo delle celle, il SOC non serve a niente, cioè ci sono tante discrepanze. Poi in questo modo controlleremo il relay, non avremo questo costo iniziale, dissipazioni da contatto, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, a questo punto noi ipotizziamo di comprare un BMS. Voi sapete che i BMS hanno due soglie da guardare. Una è la potenza di erogazione. Questo ad esempio è 150 ampere di erogazione e 75 di prelievo, cioè posso attaccare al massimo 75 ampere di pannelli solari. Poi una cosa positiva di questo BMS, perché la vogliamo anche dire, farò poi una recensione specifica sui JBD, sui daily e su altre tipologie. La cosa positiva è che io ho provato invece di 75 a mandare dentro 98 ampere, non si è sganciato. A 100 sì, ma vuol dire che regge più di quello che è dichiarato. I 75 sono diventati 98, quindi sono 20 ampere passa in più. Questo è importante. Ora, se noi ipotizziamo di attaccare un BMS da 100 ampere che ha 50, 60, 70 ampere di carica, ebbene abbiamo speso molto meno. Invece di 500 costano 90 euro, 80 euro. La batteria l'attaccheremo direttamente, come abbiamo già detto, all'inverter per dargli la massima potenza. Non dobbiamo passare da questo freno. Ma cosa attacchiamo al P-? Attacchiamo l'arrivo del regolatore di carica. Cioè permettiamo al BMS di gestire la carica. A questo punto avremo la visibilità del SOC, anche se è sfalsato, ma avremo la visibilità degli ampere, se ci piace vederli. Avremo soprattutto il controllo dell'unico vero neo, cioè nel caso che una cella debba andare in fuga, in salita, lui impedirà al solare di caricare. Bene, vedete, con questa terza soluzione presentata adesso, ma non è finita perché so già che usciranno altre cose. Con questa soluzione noi abbiamo acquistato un BMS potente, quello che volevamo, perché facciamo andare a 48 volt, non scaldiamo niente, va bene così e voglio spendere quei soldi. Secondo aspetto, lo tolgo totalmente, metto quello piccolino perché c'è un impianto modesto, tutto sotto controllo, tanto mi fido anche ovviamente del regolatore di carica in salita, della qualità delle celle, della resistenza interna delle celle che deve essere uguale e più bassa possibile, 0,1 ohm è l'ideale, 0,2, 0,3 massimo. A questo punto abbiamo le celle nuove grado A, abbiamo il controllo in discesa anche di sensori di temperatura piuttosto che gli sganci dei relay e quindi non voglio il BMS.
Alcuni addirittura non l'hanno mai messo. Nei commenti, se andate a leggere, c'è chi dice io da anni che vado senza BMS perché tanto le mie celle sono cariche e poi soprattutto le porto a 3,38, 3,39, 3,40, 3,42 massimo, e lì gli equalizzatori attivi saranno rapidissimi. Ma la terza soluzione, che è un intermedio, compriamo un BMS molto sottodimensionato, commisurato non più all'erogazione ma a quanto può ricevere dal fotovoltaico. Quello installeremo e lasceremo il P- attaccato a lui, quindi al relè SSR, quindi a quella serie di funzioni che ci serve nell'unico neo del BMS, sperando che qualcuno produca l'apparecchietto, questo BatGo, piuttosto che questo strumentino che vada a controllare le celle ma con un paio di relè. A quel punto, quando faranno questo strumento, ditemelo, non nei commenti, mandatemi messaggi su Messenger, perché partirò subito con un video dicendo stavolta lo togliamo e basta, perché abbiamo i controlli generali. Scegliete voi ragazzi, scegliete voi amici del canale se mettere il BMS, se non metterlo, quindi mettere quello piccolino per controllare, se non metterlo addirittura perché l'avete già fatto molti di voi, è una scelta vostra, oppure se usare questa soluzione intermedia dove usiamo la batteria per scaricare prepotentemente nell'inverter, soprattutto i 12 volt, e usiamo il BMS solo per la carica, per controllare sul nostro display. In questo modo mi sembra di aver fatto un video che è abbastanza equilibrato, che soddisfa un po' tutte le vostre esigenze. Scrivetemelo nei commenti cosa pensate, che idee avete, quali sono le vostre idee personali, in modo che poi possa dire ragazzi era solo la seconda parte ma ho dovuto fare la terza per cercare di rispondere ad altre domande. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, grazie.